Ciao ragazzi, qui Mate Piace, facciamo amicizia con la matematica. Oggi ho per voi questo esercizio simpatico. Abbiamo 10 per x più 1 fattoriale, il punto esclamativo si legge fattoriale, fratto 5 fattoriale uguale 11 fattoriale. Dobbiamo capire quanto vale x. Prima di tutto, però, perché questo esercizio sia comprensibile per tutti, dobbiamo spiegare il significato di questo punto esclamativo appunto chiamato fattoriale. Ora, quando io vado a dire n fattoriale, sto intendendo le moltiplicazioni di tutti i numeri a partire dall'1, 1 per 2 per 3, quindi per ogni suo consecutivo, fino ad arrivare proprio a n. Quindi, per esempio, 5 fattoriale è il prodotto di 1 per 2 per 3 per 4 per 5. Analogamente, 11 fattoriale sarà uguale al prodotto dei primi 11 numeri, da 1 fino a 11 per l'appunto. Mentre x più 1 fattoriale significa il prodotto tra x più 1 e il suo precedente, eccetera, fino ad arrivare a 1. Allora, andiamo a cercare di risolvere questo esercizio. Prima cosa che andiamo a fare, essendo un'equazione, è andare a moltiplicare ambo i membri per il denominatore. Quindi moltiplichiamo da tutte e due le parti per 5 fattoriale. Facciamo a destra, lo facciamo anche a sinistra, chiaramente. Quando andiamo a moltiplicare per questo 5 fattoriale, a sinistra se ne va. Prima cosa interessante, quindi ci troviamo 10 per x più 1 fattoriale uguale a 11 fattoriale per 5 fattoriale. Due cose che dobbiamo notare molto importanti. La prima cosa è che questo 10 non è soggetto al fattoriale, cioè solo l'x più 1 è fattoriale. 10 è semplicemente il numero 10, che è un fattore moltiplicativo. Seconda cosa molto importante, nota bene, è che 11 fattoriale per 5 fattoriale non è 11 per 5 fattoriale, che farebbe 55 fattoriale. 55 fattoriale è molto di più di 11 fattoriale per 5 fattoriale. Considerate che 11 fattoriale per 5 fattoriale è il prodotto tra questo gruppetto di numeri e questo gruppetto di numeri. 55 fattoriale, 55 per 54, eccetera, fino ad arrivare ad 1. Quindi è molto, ma molto di più. Quindi non possiamo pensare di metterli insieme. Quello che però possiamo e vogliamo andare a fare è svolgere queste moltiplicazioni. Quindi cancello qua. Andiamo a svolgere, sostituiamo quindi 5 fattoriale con la sua espressione e 11 fattoriale con la sua espressione. Otteniamo di conseguenza che 10 per x più 1 fattoriale è uguale a 1 per 2 per 3 per 4 per 5 per 6 per 7 per 8 per 9 per 10 per 11 per 1 per 2 per 3 per 4 per 5. Adesso andiamo a notare una prima cosa. Tutti questi sono i primi 11 numeri e va bene. Poi abbiamo 2 per 5 che fa 10. 10 possiamo semplificarlo con il 10 a primo membro, dividendo ambo i membri appunto per 10. Quindi divido per 10, questo se ne va, mentre a destra se ne va il 2 per 5 che appunto fa 10, con questo 10 sotto intanto. Quindi vado adesso a cancellare gli eliminati, questi vanno via e qui ci faccio semplicemente una bella croce. Ora abbiamo rimasti prodotti fino a 11, poi c'è un per 1 che non cambia niente, 3 per 4 che fa 12. Ma allora io a sinistra ho i prodotti dei primi 12 numeri, perché ho fino a 11, poi per 1 per 12 è come avere solo un per 12. Ma allora io mi ritrovo che a primo membro ho x più 1 fattoriale uguale a secondo membro ho semplicemente se riscrivo in forma fattoriale 12 fattoriale. Ho infatti il prodotto tra i primi 12 numeri. Ma allora, se il fattoriale è lo stesso, vuol dire che l'argomento del fattoriale deve essere lo stesso, cioè x più 1 dovrà essere uguale a 12. Ma questa è diventata una semplice equazione di primo grado, spostiamo l'1 a sinistra, otteniamo che x è uguale a 12 meno 1, cioè 11. Abbiamo risolto questo esercizio simpatico. Ora prova tu. Fai risolvere x più 2 fattoriale fratto 7 fattoriale uguale a 6 fattoriale? Fammelo sapere nei commenti.